Oggi in questo nuovo video parleremo di come farti perdonare da una ragazza quando la si è data per scontata. Ti spiegherò quali sono le dinamiche che si creano in queste situazioni e soprattutto quali sono i passaggi che dovrai mettere da subito in pratica. Io sono Domenico Iapello, sono un love coach e su questo canale parlo di riconquista, di seduzione, di coppia e di crescita personale. Se ti va, iscriviti, attiva la campanellina, così ogni volta che pubblicherò un nuovo video potrai vederlo in anteprima. Ora, andiamo a noi, cerchiamo di capire cosa succede quando si dà una ragazza per scontata. Le dinamiche sono molto semplici, in realtà inizia la relazione, quindi nella prima parte, e si è molto empatici, si è premurosi, si è attenti, si è disponibili, si è amorosi, si è seduttivi, ok? Si è un po' di tutto e quindi questa relazione inizia ad aumentare, ad aumentare proprio di volume, come se fosse della schiuma, ok? Col tempo, man mano che passano i mesi, man mano che passano gli anni, alcune cose, alcune regole, alcune attenzioni, alcune dinamiche iniziano a venire meno. Si pensa come se quella relazione ormai fosse consolidata, come se quella relazione ormai fosse data per vinta e quindi fosse destinata soprattutto a vivere per sempre sotto quello stesso tetto, ecco, chiamiamolo così, il tetto dell'amore. Ora, detto questo, quando avviene che improvvisamente iniziano a cambiare gli umori, inizi a vedere la tua ex in questo caso con una prospettiva diversa del vostro futuro, ti rendi conto che forse l'hai data troppo per scontata. Troppo per scontata, appunto come ti dicevo, nel tempo mancano alcune piccole attenzioni. Ora, che sia chiaro, io non mi riferisco ai regali, alle grandi feste o a chissà quali eventi appunto da fare insieme. Mi riferisco proprio a quelle situazioni tipiche dove le piccolissime cose, quelle piccolissime attenzioni vengono avvolte dal fumo, ok? Come se ci fosse un fumo nero che avvolge quelle piccole attenzioni e queste spariscono, ok? Nel nulla. L'altra persona se ne rende conto, ma inizialmente, in una prima fase, non avverte alcun cambiamento. Poi piano piano queste cose iniziano a destare una sorta di mistero, di insicurezza, di titubanza, ok? E da lì piano piano si cercano delle risposte. Quindi ora ti faccio vedere un po' la prospettiva. La tua ex in questo caso ha iniziato molto probabilmente a pensare che non è più davanti a sé, o perlomeno, scusami, non ha più la stessa persona che ha incontrato all'inizio. Dinamica vuole che a un certo punto avviene lo stop, avviene il rallentamento e quindi dall'altra parte, dal punto di vista emotivo, si cerca di galoppare e di recuperare, ma con scarsi risultati. E ora in questi consigli, in questi passaggi che io ti presenterò, ti renderai conto come si sostanziano, come si verificano proprio queste dinamiche, ok? Il primo passaggio da mettere in pratica in assoluto è la coerenza, mantenere la coerenza. Ti spiego, se all'inizio della relazione tutto andava a gonfie vele, poi ad un certo punto inizia a calare l'attrazione mentale, certe volte anche l'attrazione fisica, inizia a dare per scontata l'altra persona, questa si stanca e quindi decide di chiudere la relazione, a un certo punto molte persone cosa fanno lì per lì? Cercano di risollevare di nuovo le sorti, ridando tutta una serie di attenzioni, di premure, di regali, di belle parole, di promesse. Ecco, questo è il primo errore da evitare, assolutamente. Bisogna mantenere coerenza. Se nell'ultimo periodo avevi tolto a lei delle attenzioni oppure l'avevi data per scontata, per un po' continua in questo modo, altrimenti dai un senso di incoerenza che fa arrabbiare, fa incazzare, permettimi questo termine, ancora di più l'altra persona. Quindi evitalo come la peste. Questo è il primo passaggio. Quindi rimani coerente, continua sulla stessa linea, anche se già finita. Non hai nulla da recuperare, non devi mostrare le attenzioni che non hai mostrato fin qui. Perché molte donne poi ti diranno: lo stai facendo solo perché hai paura di perdermi. E fidati che è così.
Il secondo passaggio da mettere in pratica è proprio cercare di capire la vera ragione che ha mosso questa situazione, ok? O meglio, la domanda che devi porti in questo momento è: per quale vera ragione io l'ho data per scontata? Mi ero stancato di lei? Pensavo che l'avrei avuta per tutto il resto della vita? Ho perso attrazione mentale? Ho perso attrazione fisica? Mi sono innamorato di un'altra persona? Ecco, è importante cercare di capire il fulcro di questa situazione, capire il vero motivo, anche perché nella fase successiva è proprio importante per la strategia di riconquista, per cercare veramente di farti perdonare, di farti riaccogliere nella sua vita. Quindi prendi carta e penna e segna quella che è la vera ragione. Magari segnane alcune, segnane un po' di più rispetto a una singola ragione e poi tornaci su quel foglio e cerca di ragionare quale è quella che risponde ad una maggiore probabilità. Questo è fondamentale, ripeto. Il terzo passaggio e ultimo, che poi è quello operativo sostanzialmente, è di prendere un altro foglio di carta e segnare e scrivere tutte le piccole attenzioni che da questo momento in poi potresti darle. Ora, qui apro una parentesi. Ripeto, molte persone cercano subito di riconquistare la fiducia dell'altra persona, cercano subito di far capire che non l'hanno data per scontate perché c'è amore profondo, perché c'è un sentimento, perché sono stati sbadati e si giustificano per mille motivi, sai il lavoro, sai la famiglia, sai tante altre cose. Questo peggiora e peggiora, fidati. Allora che succede? Cercano di dare subito un input di un certo tipo, di un certo spessore, ma ottengono il risultato opposto. Chiaramente le piccole attenzioni sono quelle che possono fare la differenza, ma attenzione, non bisogna dare queste piccole attenzioni così all'improvviso, senza una strategia ben precisa. Bisogna iniziare da quella più piccola. Quindi intanto fai una lista di piccole attenzioni, solo piccole attenzioni, ok? Non mi riferisco a grandi regali, a grandi parole, a grandi promesse, piccolissime attenzioni. Poi di queste piccole attenzioni dobbiamo individuare la più piccola in assoluto, ok? Che è quella dalla quale tu inizierai e cercherai di farla veicolare. Ora, per farti un esempio, spiegarti meglio, se l'hai data per scontata perché pensavi fosse ormai tuo per sempre, quando avrai modo di parlare con lei o di mandare un messaggio o di sentirla al telefono, dille: sai, volevo semplicemente ringraziarti. Grazie al fatto che tu mi hai lasciato, io ho potuto comprendere che molto spesso le persone non vanno date per scontate. Questo mi ha permesso di capire così tante cose che nelle mie relazioni future, quindi in futuro, io avrò modo di crescere, di migliorare sempre di più e di non ripetere lo stesso errore. Quindi, che stai facendo? Stai individuando un qualcosa, stai facendo capire che c'è una disattenzione da parte tua e che l'hai data per scontata. Ma dall'altra parte subito bilanci perché dici: grazie, mi servirà in futuro per non ripetere lo stesso errore. Non stai dicendo: sì, ok, l'ho capito, come fanno tanti erroneamente, ho capito dove ho sbagliato, ora dammi un'altra possibilità. No, ok? Invece veicola il messaggio opposto, ok? In futuro avrò modo di imparare ancora di più, avrò modo di non ripetere lo stesso errore. Punto, fine. Sarà lei che inizierà a meditare su alcune cose e eventualmente ti darà una seconda possibilità, ma gradualmente, molto gradualmente, ok? Quindi ripeto, una lista di piccole attenzioni e poi parti da quella più piccola, cercando di veicolarla passo dopo passo, gradualmente. Ripeto, molto spesso un po' tutti siamo sulla stessa barca, io mi sento come te, sbagliamo ogni giorno, diamo per scontate le persone, diamo per scontata una mamma, diamo per scontato un amico, magari non lo chiamiamo per lungo tempo perché pensiamo che comunque tanto c'è sentimento, c'è affetto. Lo stesso vale con una fidanzata, si cerca sempre di entrare nell'ottica di ok, mi sono adagiato, ora sto bene così, è proprio questo il termine. Mi sono adagiato e ora sto bene così. Non funziona in questo modo. Le relazioni hanno bisogno di essere alimentate ogni giorno
e tu puoi farlo. Sono veramente certo che puoi farlo. Oggi ti ho dato grandi input, ok? Quindi inizia a lavorare da questo e poi eventualmente cerchiamo di capire anche altro. Se conosci altre soluzioni utili o ti va di raccontarmi qualcosa di te, puoi scrivere qui sotto nei commenti. Ti chiedo di lasciare anche un like se ti è piaciuto il video e di condividerlo con le persone per te importanti. Inoltre, in descrizione troverai tutti i miei canali gratuiti con i quali e per mezzo dei quali potrai tenerti in contatto con me. Io ti ringrazio di aver visto questo video e alla prossima!